In un centro commerciale due scale mobili salgono una di fronte all'altra, dalle estremità opposte del piano terra con lo stesso angolo di inclinazione alfa rispetto al terreno e con velocità uguali in modulo. Le scale mobili si incrociano sullo stesso piano. La figura è simile a quella di un trapezio isoscele con le scale mobili sui lati obliqui. Due persone, S1 e S2, ferme, stanno salendo contemporaneamente su ciascuna delle scale mobili, mentre la terza persona, T, è ferma al piano terra. Sia S1 che T vedono muoversi S2 a 2 metri al secondo. Applica le trasformazioni di Galileo per la velocità e imposta la relazione vettoriale che esprime la velocità di S2 rispetto a t, quanto vale l'angolo di inclinazione delle scale mobili. Allora, disegniamo quanto ci dice il problema, quindi disegniamo un trapezio isoscele dove i lati obliqui rappresentano le scale mobili sulle quali sta salendo sia da una parte che dall'altra una persona. In più c'è un'altra persona ferma a piano terra. Chiamiamo S1 questa persona, T la persona ferma a piano terra, S2 quest'altra persona. Quindi abbiamo che la persona a piano terra vede sia la persona S2 che la persona S1 salire con una velocità v uguale a 2 metri al secondo, mentre la persona S1 vede salire la persona S2 con una velocità v uguale 2 metri al secondo. Scriviamo ora le trasformazioni di Galileo per l'osservatore al piano terra, quindi la prima è Vt sarà uguale alla velocità rispetto al sistema di riferimento dell'osservatore 2 più la velocità relativa dei due sistemi di riferimento, mentre la velocità per il sistema di riferimento dell'osservatore 1 sarà uguale alla velocità rispetto al sistema di riferimento dell'osservatore 2 più la velocità relativa dei due sistemi di riferimento S1 e S2, mentre per la velocità relativa di prima era la velocità relativa dell'osservatore a piano terra con il sistema di riferimento S2. Quindi la prima relazione la possiamo riscrivere in questo modo: la velocità vista dall'osservatore a piano terra è di 2 metri al secondo, uguale la velocità vista dall'osservatore 2, dal sistema di riferimento dell'osservatore 2, poiché nel sistema di riferimento dell'osservatore 2 non si muove nulla perché l'osservatore 2 è fermo, ci sarà uno 0 più la velocità relativa dei due sistemi di riferimento, quello del sistema di riferimento dell'osservatore piano terra e quello del sistema di riferimento dell'osservatore 2. Mentre per la seconda relazione abbiamo che l'osservatore 1 vede l'osservatore 2 avvicinarsi a 2 metri al secondo, quindi anche per lui ci saranno 2 metri al secondo e sarà uguale alla velocità
rispetto all'osservatore 2, ma l'osservatore 2 è fermo nel suo sistema di riferimento, quindi 0, più la velocità relativa dei due sistemi di riferimento, quello del sistema S1 rispetto al sistema S2. Ora facciamo anche questa considerazione che la velocità v che ha la persona che si muove lungo il lato obliquo del nostro trapeze isoscele la possiamo scomporre nelle due componenti orizzontale e verticale e dargli il nome di velocità sull'asse delle x dell'osservatore 2 e velocità sull'asse delle y dell'osservatore 2 rispetto quindi comunque al nostro sistema di riferimento cartesiano x, y e la velocità della persona che sta salendo lungo la scala mobile S1 la possiamo scomporre sempre come velocità lungo l'asse delle x della persona che si muove lungo la scala S1 e lungo l'asse delle y vs vys1. Possiamo scrivere anche la seguente relazione, che la componente della velocità lungo l'asse x della persona che sale lungo la scala S2 è uguale alla velocità per il coseno di alfa, considerando alfa l'angolo indicato in figura. Stessa cosa vale per la velocità lungo l'asse delle x di S1 uguale v coseno di alfa. Ricordiamo che Vx di S2 è uguale a Vx di S1. Prendendo la seconda relazione che abbiamo scritto, quella della velocità dell'osservatore S2 rispetto all'osservatore S1, abbiamo che questa velocità di 2 metri al secondo è uguale alla velocità relativa dei due sistemi di riferimento, ma sappiamo anche che la velocità relativa dei due sistemi di riferimento non è altro che la velocità, la componente orizzontale della velocità lungo l'asse delle x, vx2, più vx_s1, che sono appunto le velocità, le componenti delle velocità lungo l'asse delle x di entrambe le persone che salgono sulle scale mobili. Inoltre sappiamo dal problema che le due componenti lungo l'asse delle x sono uguali, come abbiamo scritto, Vx di S2 uguale Vx di S1. Mettendo insieme queste due relazioni abbiamo che sostituendo Vx di S2 all'interno della prima equazione abbiamo che 2 è uguale a Vx di S1 più Vx di S1 e Vx di S2 uguale Vx di S1, da cui possiamo scrivere che 2 volte la velocità, la componente orizzontale della velocità di S1 è uguale a 2, con Vx di S2 uguale Vx di S1 e quindi Vx di S1 è uguale a 1, Vx di S2 uguale a 1.
metri al secondo. Quindi, ritornando a considerare la relazione trigonometrica applicata alla velocità vista dall'osservatore a piano terra, possiamo dire che 1 è uguale a 2 coseno di alfa. Quindi è come dire che coseno di alfa è uguale a 1/2, quindi alfa è uguale a arco coseno di 1/2 uguale 60 gradi.